c'era nella Resistenza un movimento al quale io appartenevo che credeva che Hitler avesse le armi segrete. E allora facevamo dei gesti anche così un po' plateali o ridicoli ad oggi, visti a oggi. Per esempio, io scrivevo il mio nome e cognome vero, perché avevo un nome di battaglia, e questo foglietto di carta lo mettevo dentro una bottiglia che seppellivo in un campo, dicendo: un giorno, quando io sarò morto, ed ero certo di morire, qualcuno scoprirà che io non sono morto tra i fascisti, sono morto per la libertà, tra i partigiani. Allora scrivevo: Massimo Rendina è il comandante Max. Io mi chiamavo Max Manara perché Max era il diminutivo di Massimo ed era molto semplice. Manara perché da parte di mia madre noi apparteniamo a una famiglia che fa capo a Luciano Manara, l'eroe che è morto qui nella difesa di Roma, nella Repubblica Romana. Mi chiamavano Max, nessuno si sognava di dire Max Manara, era più semplice Max. E di Max ce n'erano molti. Che strano, era un nome abbastanza comune tra i comandanti partigiani Max. Noi avevamo una divisa, i miei avevamo trovato delle pezze color cachi della TOT, che era l'organizzazione paramilitare tedesca, e con quelle ci siamo fatti le uniformi, che erano calzoni lunghi però stretti alla caviglia e una specie di giubbetto di tipo militare e il casco. E avevamo inizialmente i fazzoletti che distinguevano i reparti. I cattolici avevano i fazzoletti verdi o azzurri, noi avevamo i fazzoletti rossi delle Garibaldi. Però a un certo punto abbiamo deciso tutti insieme di avere i fazzoletti tricolore. Cioè abbiamo sciolto, anche se poi le abbiamo mantenute, le distinzioni. Abbiamo superato le distinzioni dando vita al Corpo Volontari della Libertà, comandato da un ufficiale che non facesse parte di nessun partito, e fu nominato Cadorna. Cadorna, che aveva comandato un reparto nella difesa di Roma, si fece paracadutare, si slogò una caviglia, mi ricordo, e fu il comandante, mentre il vicecomandante rimase Longo, che era stato comandante di una brigata internazionale nella guerra di Spagna, e vicecomandante Francesco Scotti. Mi ricordo che abbiamo avuto un periodo nel quale temevamo molto di non poter continuare la guerra partigiana perché avevamo le armi ma non le munizioni, e fu proprio Edgardo Sogno che era a contatto con gli inglesi a farci avere un lancio di pallottole, soprattutto le 9 lungo, che ci servivano molto, anche poi le pallottole per i mitragliatori Bren che avevamo avuto paracadutati dagli inglesi, perché noi avevamo un rapporto stretto, una missione, quella del maggiore Dodson, che era uno scozzese, con gli inglesi, e un colonnello che era presso il comando militare a Torino, che si chiamava Stevens. Gli inglesi era un rapporto difficile, perché c'era in loro una specie di astio verso gli italiani, fossero anche partigiani. Poi questo è stato superato, però c'è stata molta difficoltà. Soprattutto la difficoltà era per noi garibaldini. Noi delle Garibaldi dipendevamo dal comando militare del Partito Comunista, per cui non ci mandavano francamente gli aiuti che mandavano agli altri, dico nei lanci dagli aerei e anche in denaro. Noi per fortuna abbiamo avuto molti soldi, molti veramente, che
degli ufficiali avevano sottratto alla cassa della Quarta Armata quando la Quarta Armata si disciolse e finirono nelle mani partigiane, per cui si poteva anche compensare i contadini di quello che noi chiedevamo per sopravvivere. E altri soldi ci venivano dagli industriali. La Fiat con il professor Valletta ci mandava attraverso una persona che poi diventò anche il sindaco di Torino, mi ricordo, molti soldi. Noi ricevevamo, non avevamo bisogno di denaro, avevamo bisogno soprattutto, ripeto, di munizioni, neanche di armi, perché le armi le avevamo sottratte alle caserme e anche al nemico fascista e nazista. Erano le munizioni che dovevamo conteggiarle. Inventammo anche delle armi, francamente. Per esempio, una specie di bomba molto potente che si chiamava ballerina, fatto con dei fazzoletti da collo dei contadini riempiti di plastico, di esplosivo, e in questo esplosivo infilate dei colpi di pistola o di fucile, e venivano soprattutto adoperati dai ponti quando passavano le colonne nemiche, si lasciavano cadere queste bombe dirompenti che erano tremende. Questo colonnello Stevens, quando noi il 25 di aprile del 45 scendemmo verso Torino, sia dalle montagne, sia dalle colline del Monferrato e dai dintorni di Torino, questo colonnello ci fece sapere che un forte contingente tedesco comandato dal generale Schlemmer stava puntando su Torino, che se noi fossimo entrati a Torino avremmo fatto mettere fuoco e fiamme la città, saremmo stati responsabili non so di quali stragi. E quindi noi ci fermammo lungo il Po prima di entrare a Torino, però gli operai erano insorti alla grande motore, c'erano dei combattimenti già per la città e sarebbero stati massacrati. Allora decidemmo di entrare lo stesso a Torino e fummo fortunati in questo senso, perché Schlemmer non arrivò a Torino, puntò verso Chivasso, compiendo anche delle stragi di civili per consegnarsi agli angloamericani che stavano venendo su, che sarebbero arrivati solo dopo una settimana dalla liberazione di Torino. E noi abbiamo combattuto per 4 giorni a Torino, intensamente, finché la città non è stata liberata dai tedeschi. I fascisti si erano già squagliati un po' prima, però avevano lasciato sui tetti dei franchi tiratori. Era stata un'idea del federale che si chiamava Solaro, che fu impiccato all'angolo di Corso Vinzaglio, dove credo fosse stato lui o altri a far impiccare un tenente che si chiamava Vian, che era stato un eroe della Resistenza, uno dei primi a partecipare. Aveva combattuto anche a Boves, dove ci fu l'eccidio, era un ufficiale credo degli Alpini, e fu impiccato proprio all'angolo di Corso Vinzaglio, dove fu impiccato Solaro, però si staccò da questo corda che lo teneva appeso, e perché si ruppe la corda, non lo so, e la popolazione civile si impadronì di lui, lo impiccarono di nuovo e poi lo buttarono nel fiume Po. Io ero inorridito di queste cose, francamente cercammo in tutti i modi che non ci fossero vendette private, ma era molto più che i partigiani era la popolazione che voleva impadronirsi di tedeschi, di fascisti o solo di sospettati fascisti, perché ci furono uccisioni, credo anche indiscriminate. Noi facemmo di tutto per questo. Noi siamo stati accusati come partigiani di aver regolato i conti subito dopo la liberazione, ma
è un errore, perché i partigiani si sciolsero nel momento in cui avevano liberato le varie località. Quindi non può essere imputato ai partigiani, a quel gruppo, a quell'altro gruppo, a dei civili, non lo so, però imputare alla resistenza queste cose è veramente errato. Mi ricordo che poi Togliatti, che era il capo del Partito Comunista, verso la metà di luglio del 1945 chiamò alcuni di comandanti partigiani, tra i quali il sottoscritto, per dire: dobbiamo impedire assolutamente che accadano queste vendette private, perché ce le amputeranno, ci diranno che siamo stati noi, cioè noi vogliamo la pacificazione, noi vogliamo che questi entrino in un ricordo doveroso, ma che sia solo un ricordo, non ci deve essere lo strascico della guerra di liberazione. Questo lo devo dire proprio come un fatto di coscienza che avvenne questo fatto, per cui noi non possiamo assumerci certe responsabilità, che tra l'altro sono molto minori di quelle che sono assunti nella resistenza francese, dove veramente ci furono stragi anche di innocenti, di un volume certamente più grande di quello che ci viene addebitato in Italia.